occasione dell'8ª edizione della Biennale di Mosaico Contemporaneo, Marte presenta l'esposizione personale del collettivo Pomme Debout Porta Futurista. L'esposizione presenta i lavori inediti del collettivo che inizia sperimentando i propri lavori all'interno del tessuto urbano di Kiev come street art, attaccando più di 300 opere all'interno della città. Il collettivo si forma nel 2018. Nel 2022 il collettivo parte con solo uno zaino in spalla e si trasferisce a Montpellier dopo un breve viaggio in Europa. È un viaggio che servirà per ritrovarsi, per ricercare, per trovare dei colori, per trovare delle forme, delle ispirazioni. E poi arriva a Montpellier, in cui prosegue la produzione, continuando la ricerca sia architettonica che all'interno della storia dell'arte, come si vede benissimo all'interno delle opere, che hanno tanto a che fare con l'architettura, hanno tanto a che fare con le avanguardie, quindi ci sono sia degli influssi europei che di stampo sovietico, che il collettivo conosce ovviamente molto bene perché sperimentando la street art all'interno di Kiev, le opere del collettivo abitano quello che è il tessuto intriso dei mosaici dell'epoca sovietica, intriso anche però dei graffiti super contemporanei della nostra epoca. Forme e colori molto contrastanti che si ritrovano all'interno delle opere inedite del collettivo Pomme Debout, che in questo caso, per questa occasione, ha pensato a delle opere di grande formato per la prima volta. Questo non è l'unico primato della mostra, perché la mostra è la prima in Italia del collettivo, una mostra personale con più di 10 opere, appunto di grande formato, che arrivano a misurare fino a 120 cm x 120. Si ritrova il brutalismo degli anni 50, fatto di queste forme rigide, ma un aspetto molto importante all'interno della ricerca del collettivo è la mancanza di linee perpendicolari. Non si troverà mai all'interno dell'opera di Pomme Debout una linea perpendicolare, quindi ci sono delle rigidità all'interno dell'opera, delle opere, ma sono solo create da linee diagonali, rotonde, circolari, quindi dei movimenti all'interno dell'opera molto dinamici, costantemente alla ricerca, no? Anche di forme che non si vedono, che si possono anche solo percepire, date da questa somma di colori, come dicevo, molto contrastanti, che si ritrovano anche nel tema della Biennale di quest'anno. Il futurismo è un altro movimento molto presente all'interno della ricerca di Pomme Debout, ecco perché la mostra si intitola Porta Futurista ed ecco perché abbiamo deciso di avere come opera principale all'interno del percorso di visita proprio l'opera che prende questo nome. L'aspetto dell'anonimato è un altro elemento importante all'interno del lavoro del collettivo. È proprio a Kiev che ha iniziato la ricerca ed è a Kiev che è iniziato anche il timore, no? di farsi scoprire, il timore di dover operare anche in maniera molto rapida, molto veloce per evitare delle situazioni anche pericolose, se vogliamo. Quindi l'anonimato ha sì a che fare con la paura, no? In qualche modo, che gli street artist devono affrontare nella loro produzione, ma anche con la volontà del collettivo di immergersi all'interno del tessuto urbano. Penso che questo sia un aspetto davvero fondamentale all'interno della loro ricerca, perché c'è in qualche modo la volontà di mimetizzazione, che non è una mimetizzazione cromatica, ma è una mimetizzazione all'interno del tessuto. Quindi il ragionamento è perché se le architetture attorno a cui noi camminiamo, che abitiamo tutti i giorni, non portano molto spesso le firme degli architetti, dei progettisti o delle progettiste, noi dobbiamo firmare le nostre opere, noi dobbiamo farci vedere, dobbiamo esporci. Quindi c'è davvero l'idea di portare avanti un discorso che non ha a che fare con se stessi, ma ha a che fare con la città che si abita, che si vive, che si respira. In tutte le opere di Pomme Debout vediamo dei colori esplosivi, un insieme di forme, di cromie che sono quasi disturbanti, se vogliamo. Vediamo delle piastrelle in ceramica industriali, comprate all'ingrosso, comprate nella necessità della produzione, nella necessità costante
di mettere in opera quello che si progetta, che si pensa. Sono appunto delle piastrelle industriali che vengono comprate al metro quadro e successivamente tagliate per dare vita a queste forme che altrimenti non si troverebbero sul mercato. Il collettivo ha iniziato la propria produzione senza un disegno preparatorio che precedesse la produzione del lavoro in sé, quindi anche creando ex novo, no? Se vogliamo, senza una vera e propria idea in testa, le opere, le forme, mettendole insieme. Questo aspetto si ritrova molto nell'opera Bouquet all'inizio del percorso di visita, che in questo caso, in questo percorso qui, è l'unica che è stata progettata senza un disegno preparatorio. Mentre nelle opere di grande formato è ovviamente cruciale l'utilizzo di un disegno preparatorio, la produzione di un disegno preparatorio che aiuta il collettivo a tagliare con più rapidità, anche se vogliamo, ad assemblare con più rapidità. Sono delle grandi isole di colore, spesso appunto non di piccolo formato, ma che vengono incastonate come nel mosaico tradizionale. Ritroviamo anche il senso del modulare, tutto quello che ha a che fare con l'assemblaggio. Un altro aspetto molto interessante è che queste piastrelle provengono da vari negozi, vari siti, vengono anche recuperate per strada, quindi non c'è solo il desiderio di creare, ma c'è un desiderio che va al di là, che parte da dentro, che emerge, che non può essere ignorato. Io questo veramente lo trovo un aspetto fondamentale nella ricerca di Pomme Debout. Un collettivo che è partito dal niente, sperimentandosi, trovando la propria cifra stilistica, se vogliamo anche in poco tempo, ma che proprio grazie al poco tempo e all'urgenza della comunicazione è riuscito a dare vita a delle opere esplosive, a delle opere che hanno dinamicità, all'interno delle quali chi guarda non riuscirà mai a vedere la stessa cosa di qualcun altro. Quindi anche questo, c'è anche un po' la volontà di dare modo al visitatore o alla visitatrice di leggere le opere anche in base a chi si è. Ciascuna può vedere quello che desidera, quello che vuole. Sì, anche in base a un titolo, che è un titolo guida, è un titolo attraverso il quale il collettivo gioca, se vogliamo, con la percezione del fruitore, della fruitrice, ma è anche un titolo che può appunto dare modo di costruire una lettura iniziale. Come i titoli delle opere cercano di giocare con chi guarda, anche il nome Pomme Debout è quasi un gioco, viene da un gioco di parole che ha a che fare con un termine che il collettivo utilizza per chiamare in ucraino le proprie opere, che in italiano si potrebbe tradurre con carini pezzacci, e cercando una traduzione in un linguaggio, diciamo, europeo, il collettivo ha approfondito sia il tedesco che l'inglese, ma ha trovato nel francese il momento giusto, no? In qualche modo, e quindi Pomme Debout. Pomme, che in francese significa mela, bout, che in francese significa fango, quindi sarebbe una mela di fango, per cui è un modo affettivo per chiamare le proprie opere. Forse mela ha a che fare anche con queste forme rotondeggianti, circolari, che in qualche modo sembrano abbracciarci, sembrano venire verso di noi, forse cercando di chiamare la nostra attenzione, anche che molto spesso manca, forse anche nei discorsi più allargati, no? Tutto quello che ha a che fare con quello che sta succedendo nel paese, che il collettivo stesso ha dovuto lasciare in grande velocità. Per cui credo che questa mostra possa essere anche un momento di riflessione, non solo a livello estetico, a livello di percezione delle opere e di studio del collettivo, ma anche un momento in cui ci si rende conto della reale urgenza che gli artisti hanno e dimostrano nella propria produzione, e purtroppo anche in tutto quello che ha a che fare con le motivazioni per le quali gli artisti hanno dovuto lasciare le proprie case, probabilmente non trovandole mai più.
La mostra Porta Futurista riscopre un luogo chiave per la città di Ravenna, in particolare per la storia delle sue acque. Un'occasione unica di scoprire e fruire un luogo solitamente difficilmente accessibile. La mostra è una straordinaria occasione per partecipare a un dialogo inedito tra il mosaico contemporaneo del collettivo Pomme Debout e un'architettura antica e affascinante come quella del Molino Lovatelli, che grazie alla partecipazione al progetto di Molino Spadoni non solo sarà sede di questo evento, ma sarà aperto e fruibile per tutta la durata della Biennale di Mosaico Contemporaneo. Uno spazio denso di storia che torna a vivere con e attraverso le opere del collettivo Pomme Debout, creando un incontro inaspettato e sorprendente che dà a entrambe lo stesso valore. L'illuminazione, progettata da Marte, mira a evidenziare anche i tratti distintivi del Molino Lovatelli e le sue cicatrici. Il Molino Lovatelli è un importante esempio di archeologia industriale per la città di Ravenna. Situato appena fuori dal tratto sud delle antiche mura di Ravenna nei pressi di Porta San Mamante, i primi documenti che ne attestano la presenza e la costruzione sono datati 1237 e se vediamo all'esterno, nella struttura esterna, seppur intonacata e quindi ristrutturata anche in epoche recenti, rimangono i segni di questi tre archi sotto cui passava il fiume Montone, uno dei fiumi più importanti per la storia delle acque di Ravenna, che iniziava il suo percorso verso Ravenna da quello che oggi è Borgo Montone e proseguiva fino alle mura, dove veniva poi dirottato per far sì che le acque prendessero una spinta motrice molto più forte e che quindi si inserissero all'interno del Molino Lovatelli con più forza per dare modo di lavorare in maniera più efficiente. Durante le ricerche per la preparazione di questa mostra, Marte ha approfondito anche la storia del mulino, scoprendo all'interno degli archivi della Biblioteca Classense delle foto d'epoca molto interessanti che presentano sia i due portoni che gli archi di cui parlavo prima e come la presenza del fiume modificava anche la conformazione della piazza antistante il mulino.